Salve a tutti ragazzi, oggi voglio parlarvi di Google Pixel 6a. Prima di iniziare con la recensione però voglio chiedere scusa a Riccardo, a cui avevo detto che il prossimo video sarebbe stato incentrato su Xiaomi Redmi Note 12. Però devo essere onesto, preferisco utilizzarla ancora un po' per uscire con una recensione migliore. Detto questo, torniamo a Pixel 6a, uscita all'incirca a luglio 2022 e che oggi si può trovare, anche se con qualche difficoltà, a circa 350 euro, oppure usato a circa 290 euro su Amazon. Vi anticipo subito che sarà una recensione un po' particolare, magari un pochino più prolissa su alcuni punti specifici, ma sono sicuro che ne capirete la ragione. Mi raccomando ragazzi, se volete aiutarmi e sostenere il canale, mettete un like, iscrivetevi al canale, commentate, condividete il video, insomma le solite raccomandazioni di rito. Mini sigla e poi Google Pixel 6a. Iniziamo parlando delle linee e dei materiali di questo Pixel 6a. Allora, se vi piacciono i telefoni un po' mattoncini, con linee quindi molto squadrate, Pixel 6a vi piacerà senza ombra di dubbio. I materiali che lo compongono sono alluminio opaco per il frame e policarbonato per il retro del telefono. Policarbonato che ricorda un po' il Glastic di Samsung, ossia un tipo di plastica che alla vista appare come fosse un vetro, ma che poi ovviamente vetro non è. Il telefono è poi compatto, maneggevole e davvero leggero, infatti pesa solo 178 grammi. Insomma, è davvero piacevolissimo da tenere in mano e da utilizzare anche con una sola mano. Lo schermo di Pixel 6a è sicuramente uno dei pochi punti deboli del telefono. Se già al momento del lancio, quindi parliamo di 2 anni fa, era un pannello ascrivibile alla fascia media, oggi è sicuramente un pannello che inserirei nella fascia medio-bassa del mercato. Parliamo di un'unità OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD Plus e protetto con vetro Gorilla Glass 3. Che dire, i colori sono buoni, senza infamia e senza lode. Personalmente, per farvi un esempio, ho preferito per qualità dei colori i pannelli di Motorola Edge 30 e Edge 30 Neo. Gli angoli di visione sono ottimi, ma e qua veniamo a ciò che per molti rappresenta il vero punto dolente dello schermo di questo Pixel 6a, il refresh rate si ferma a soli 60 Hz. Ed eccoci arrivati anche al punto in cui mi tocca essere un pochino prolisso e vi chiedo già da ora di scusarmi. Personalmente non ho mai visto i 60 Hz come un problema ovviamente tra virgolette, almeno per quanto riguarda i Google Pixel. Ho posseduto per tanto tempo un Pixel 2 XL e devo dire che tutto si è sempre mosso con estrema fluidità, senza quei piccoli impuntamenti che spesso un refresh rate più alto riesce a mascherare. Dopo una breve pausa dai Pixel sono tornato a possedere uno smartphone Google, proprio con questo Pixel 6a che vedete. Tirato fuori dalla scatola lo aggiornai subito ad Android 13 e più lo usavo e più mi rendevo conto che quella fluida burrosità con cui tutto si muoveva sul Pixel 2 XL, su questo Pixel 6a semplicemente non c'era. Chiariamo subito, ho un occhio molto allenato, sono un videogiocatore e certe cose le noto. Molto probabilmente una persona con un occhio meno allenato non avrebbe notato nulla di ciò che vi sto dicendo. Comunque, dopo un anno passai a Pixel 7 grazie ad un'offerta davvero ottima durante un Black Friday. Anche con lui, stessa cosa fatta con Pixel 6a, aprì la scatola e lo aggiornai subito ad Android 14. E niente, più lo usavo e più mi rendevo conto che se su Pixel 6a notavo qualche sporadico e minuscolo microscatto, con Pixel 7 ero entrato ufficialmente nella fiera dei microscatti. E microscatti che diventavano scatti belli e buoni quando dovevo utilizzare lo smartphone sotto la luce diretta del sole. E se ve lo state chiedendo, nemmeno il refresh rate a 90 Hz di Pixel 7 riusciva a mascherare il problema. Ho aspettato pazientemente per mesi e mesi che Google rilasciasse un fix, proprio per questo problema, visto che c'è tantissima gente che se ne lamenta, ma purtroppo ho aspettato invano. Eh,
Onde evitare che qualcuno mi dica che il mio caso è un caso isolato, vi lascio il link in descrizione del thread ufficiale dove si parla del problema e che tra l'altro sembra affliggere anche i recentissimi Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Comunque, per farla breve, altrimenti il video durerà più di 20 minuti, quando si compra uno smartphone Google ci si aspetta, almeno lato software, ciò che di più vicino alla perfezione ci possa essere. Ok, i bug ci sono dappertutto e su ogni tipologia di software, ma quello che ho descritto è un problema che impedisce all'acquirente di fruire del proprio smartphone in maniera dignitosa e se compro Google sinceramente mi aspetto ben altro. Morale della favola, ho fatto il reso di Pixel 7, sono tornato a Pixel 6a e non sapendo se la causa di questo problema sia stato un problema hardware o software, nel dubbio non l'ho neanche aggiornata ad Android 14, quindi su Pixel 6a sono ancora fermo ad Android 13. Ovviamente ragazzi, non voglio spaventarvi, magari comprerete Pixel 6a come il 7 o l'8 e non avrete di questi problemi, ma visto che nessun recensore ha mai fatto notare questo problema, ebbene lo faccio notare io. Chiuso il lungo discorso schermo e di cui vi chiedo ancora scusa, passiamo ora a parlare di hardware. Quindi, come sempre, parliamo di sistema on a chip, RAM e memoria interna. In questo Pixel 6a troviamo il SoC Tensor G1, prodotto da Samsung e personalizzato da Google. Un SoC che prestazionalmente parlando, ad occhio e croce si allinea alle prestazioni dello Snapdragon 888 Plus, ma approfondirò la cosa in un articolo specifico che pubblicherò sul blog. Troviamo poi 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria UFS 3.1 non espandibili, quindi una memoria molto veloce che troviamo a bordo anche dell'ultimissimo Pixel 8a. A quasi 2 anni dal lancio, Pixel 6a resta ancora uno smartphone validissimo e che per quello che offre, sinceramente fatico a definirli fascia media. Del resto è uno smartphone che sotto alla scocca ha un SoC ancora molto potente, soprattutto lato GPU. Un software che, al netto di eventuali bug davvero problematici, resta uno dei migliori su piazza. Soprattutto se cercate una personalizzazione Android molto pulita, snella e con quelle aggiunte software davvero utili e non messe lì solo per fare numero. Senza contare poi il comparto fotografico che, non tanto per merito dell'hardware quanto dell'elaborazione software, resta davvero top ancora oggi, ma di questo ne parleremo dopo. Ovviamente con un SoC così potente sotto al cofano, Pixel 6a vi permetterà di giocare in mobilità senza problemi. Con il solito Asphalt 9, ad esempio, non ho avuto nessun problema a giocarlo a dettagli massimi con 60 fps al secondo. Vi segnalo però che con sessioni gaming un po' prolungate lo smartphone potrebbe intipidirsi. Questo perché il Tensor G1, se messo sotto pressione, non è propriamente un SoC freschissimo. Come detto prima, uno dei punti di forza di Pixel 6a sono gli scatti, le foto. C'è poco da fare, forse non arriverà ai livelli fotografici degli attuali Pixel della serie 8, ma è davvero difficile riuscire a fare una foto brutta con questo smartphone. Le foto sono semplicemente bellissime e lo scatto buono ve lo porterete a casa semplicemente sempre. La magia, come detto prima, la compie maggiormente il software, la Gcam, piuttosto che l'hardware. A dimostrazione di ciò vi basti pensare che la lente principale utilizzata da questo Pixel 6a è la stessa che montava il Pixel 2 XL,
parliamo di uno smartphone che risale a fine 2017. Per quanto riguarda batteria e autonomia, Pixel 6a è dotato di un'unità da 4400 e 10.000 mAh e la giornata la porterete a termine sempre senza problemi. Ovvio che se siete giocatori incalliti e usate spesso lo smartphone per giocare, ecco, qui la situazione si complica un pochino, perché se il Tensor G1 comincia a scaldarsi, la batteria verrà drenata con più velocità. Quindi il mio consiglio è che se siete dei giocatori che fanno un massiccio utilizzo dello smartphone per l'appunto per giocare, ecco, direi è meglio se guardate ad un altro smartphone, anche perché la ricarica rapida di Pixel 6a si ferma a soli 18 watt. Che dire in definitiva di Pixel 6a? Se volete uno smartphone compatto, realizzato in maniera ottima, con certificazioni IP67, il che significa che lo smartphone è protetto da infiltrazioni di polvere ed è in grado di resistere ad un'immersione di massimo 30 minuti ad una profondità massima di 1 metro. Con un motorino della vibrazione davvero top di gamma, speaker stereo e un comparto fotografico che nel punta e scatta ha ancora pochissimi rivali, beh, fiondatevi su Pixel 6a e non rimarrete delusi, anche perché avrete tra le mani uno smartphone che dovrà ancora ricevere un anno di Major Update, quindi arriverà ad Android 15, e altri 2 anni di patch di sicurezza. Ha dei difetti Pixel 6a? Come avrete capito se siete arrivati fino a qui, sì, ha anche dei difetti. Innanzitutto lo schermo, che oramai è davvero un po' retro con i suoi 60 Hz, che poi non sarebbero neanche un problema se Google avesse mantenuto quella burrosità delle animazioni che ha sempre contraddistinto il suo software, ma almeno per quanto ho potuto verificare, così non è. Il Tensor G1, che è sì potente, ma se messo sotto stress inizia a intipidirsi e di conseguenza a pagarne le spese sarà la batteria, con una durata generale inferiore. E infine la ricezione telefonica, che è solamente discreta, insomma, nessun guizzo particolare in questo ambito. Merito, per così dire, del modem fornito da Samsung, che tra l'altro soffre molto i cambi di cella e quindi anche qui a pagarne lo scotto è la batteria. Infine la ricarica rapida che si ferma a soli 18 watt, quindi un po' lentina per gli standard attuali. Se però questi difetti non vi spaventano, comprate a occhi chiusi Pixel 6a e non ve ne pentirete assolutamente. Ragazzi, anche questa volta siamo giunti alla fine di questa recensione in salsa 2024. Se volete supportarmi e il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete un like, commentate, condividete il video, insomma, le solite raccomandazioni che purtroppo devo farvi ad ogni video. Spero capirete e spero ci rivedremo presto. Ciao a tutti ragazzi.